Salve a tutti. E allora vado a sfruttare l'occasione di un albumotore che ci è arrivato in rettifica per andare a fare un'analisi di come fare una giusta equilibratura sull'albumotore della punto 1600 16 valvole. Quindi colgo l'occasione proprio di come descrivere passo passo alcuni accorgimenti da fare, anche se il video onestamente verrà suddiviso su due parti proprio perché ci sarà una parte dove vado ad analizzare come poter procedere a fare la giusta equilibratura. Poi l'altra sarà suddivisa sul lavoro già eseguito sull'albero motore con l'equilibratura che verrà fatta poi sui vari componenti dell'albero motore. Però l'importante è capire la procedura giusta. In questo caso, anche se vedete un materiale che è un albumotore di serie che va modificato per l'equilibratura che verrà fatta, spiegherò alcuni passaggi che sono fondamentali per fare una giusta equilibratura, al di là dei materiali che poi andiamo a mettere, che vedete sono una puleggia, quella anteriore della con il sensore di fase che verrà aggiunto qui sulla puleggia, la puleggia modificata con la cinghia PolyV per andare a fare alimentare, diciamo, l'alternatore o altri componenti dei componenti ausiliari, il volano in acciaio lavorato dal pieno per poter fare l'accoppiamento albero motore e volano e spingidisco che andiamo a vedere, anche se ripeto, in questo tipo di lavorazione onestamente vado a dire, questa è una lavorazione base un po' del componente che andiamo a montare sull'arbomotore, perché poi per ulteriori modifiche che uno vorrà fare ci sono delle lavorazioni supplementari che uno potrà modificare sul volano, che in questo caso è stato adattato o modificato nel senso per poter montare la corona originale. E ci sono dei volani fatti dal pieno con la dentatura che è un unico pezzo sul volano. In questo caso, se andiamo a distruggere per vari motivi o per diversa accensione la corona dentata per l'avviamento del motore, possiamo tranquillamente sostituire. Quindi in questo caso, se vogliamo, possiamo fare dei punti fermi qui tra corona e volano per avere un punto di fissaggio bene della corona, però per l'uso dell'accensione no, almeno per conto mio, se il lavoro è stato eseguito bene con la giusta tolleranza, la corona di questi problemi non ne ha. In questo caso andiamo a vedere che anche sul volano abbiamo qui una scarenatura fatta a giro del volano proprio per poter alloggiare lo spingidisco in Ergal, che in questo caso avrà la struttura esterna in Ergal, anche se questa è, diciamo, fatta senza notizzata di colore oro o blu o qualsiasi colore che vogliamo, però il materiale è in Ergal, quello strutturalmente che va ad alloggiare qui nel volano. Però abbiamo poi la pista che verrà lavorata, che verrà a lavorare sulla frizione in acciaio. E vedete che al di là delle varie disegni dei spingidischi Nergal, questo ha una struttura, come vedete, con un'angolazione diversa tra il punto di appoggio e quella finale. In questo caso prima venivano fatte delle fresature, come dire, rettilinee, no? Quindi avevamo un appoggio sia da una parte che dall'altra con lo stesso disegno dello spingidisco. In questo caso si è andato a prediligere la fase di
di forza che verrà fatta qui sullo spingidisco per avere un po' la robustezza della dentatura che va in appoggio sullo spingidisco. Nella parte poi dietro, dove questo serve soltanto per avere uno spallamento e quindi avere una giusta tolleranza di, come dire, di scorrevolezza, in questo caso che vado a fare io, quindi ha la giusta tolleranza per non andare a piantarsi nello spingidisco con le dilatazioni delle temperature, però ha un punto di appoggio qui iniziale dove nel senso di rotazione va a fare in appoggio la dentatura questa qua di rinforzo. Anche il piatto in ergal verrà distribuita la forza, quindi questa parte di qua con questo disegno così leggermente di un come dire, rettilineo curvato andrà a fare più forza in questa parte, e qui sarà soltanto da spallamento pure per avere la scorrevolezza dello spingidisco. Quindi al di là di avere una sagomatura retta ha una resistenza maggiore. Poi ripeto, anche sullo spingidisco lo stesso. Questa è una lavorazione base per chi vorrà fare delle lavorazioni in più di alleggerimento. Possiamo fare poi delle lavorazioni in più, quindi sia sul volano che sul spingidisco ci possiamo spingere, però ripeto, in base all'utilizzo del motore che vogliamo fare. Comunque andiamo a parlare soltanto di una base iniziale di lavorazione. Perché questa scanalatura? Perché lo spingidisco verrà piantato in questa scanalatura. Questo serve a dare un tiraggio tra la parte di appoggio dello spingidisco qui e la frizione che verrà interposta tra lo spingidisco e il volano. Quindi questo serve soltanto da tiraggio per dare il giusto tiraggio alla frizione, perché se questo gradino che andiamo a fare sarà in più, abbiamo un tiraggio superiore però che poi andrà in negativo, quindi a volte la frizione slitterà, quindi andrà a vuoto. Se andiamo a fare un gradino leggermente inferiore, quindi andiamo a dare leggermente il tiraggio in meno, possiamo avere un ancoraggio di frizione giusta, però con il passare dei chilometri o di utilizzo del volano e dello spingidisco poi si avrà lo stesso risultato. Quindi questo incassamento qui del gradino per dare il tiraggio alla frizione verrà calcolato in base alla frizione che verrà montata. In questo caso io non ce l'ho e quindi non posso andare a fare dei chiarimenti su questa frizione, al di là che sia poi a 4 o a 5 disegni di profilo di appoggio. Però andiamo a eseguire le lavorazioni sull'albero motore. In questo caso andiamo a montare, al di là del volano in acciaio e dello spingidisco in ergal con l'appoggio in acciaio, anche la parte anteriore diciamo della polleggia anteriore è fatta in ergal con il sensore impiantato per poter avere un'accensione migliore. Sull'albero motore, che poi voglio dire, il video sarà suddiviso in due parti per una questione di tempistica, proprio perché vado a dire i vari passaggi che dobbiamo fare come lavorazione base sull'albero motore, e poi nel secondo video farò vedere la lavorazione fatta sull'albero motore con i vari passaggi che andiamo a fare e l'equilibratura poi finale che andiamo ad applicare. In questo caso poi ripeto, da calcolare che il peso del volano che stiamo adottando per adesso è 1,3,5 kg sul volano che andiamo qui a montare sulla punto 1616 valvole. Lo spingidisco pesa 2,4 kg senza calcolare giustamente la frizione che non abbiamo, e la puleggia in ergal, che è questa anteriore, abbiamo una puleggia in quasi 600 grammi. Sul peso dello spingidisco dobbiamo valutare che dobbiamo calcolare pure i bulloni che fanno sia da bullone che nello stesso tempo di ancoraggio per avere il punto fermo dello spingidisco sul volano.
Sulla procedura dell'albero motore, scusatemi, andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Allora, in questo caso il procedimento iniziale è questo. Per chi, in base alle categorie scelte dell'elaborazione del motore, potrà montare un albero motore in acciaio, quindi un albero motore forgiato oppure ricavato dal pieno. Il giusto sarebbe forgiato per avere una nervatura più robusta dell'albero motore, ma vediamo di andarla a spiegare poi più avanti in qualche altro video. Allora, sull'albero motore di serie, come in questo caso, abbiamo dei controlli da fare. Prima di tutto eseguiamo dei controlli di dimensionamento dell'albero, quindi andiamo a misurare sia la dimensione del banco in due punti, una nell'alto e del basso e nell'altro a 180 gradi, proprio perché dobbiamo avere la stessa dimensione di misurazione. Quindi in questo caso il banco è 50-79 e le misure oscillano da 50-80 a 50-78. E anche per la biella lo stesso, dobbiamo fare le giuste misurazioni sia dalla parte, nel senso di carico della biella, e anche nello stesso punto a 180 gradi e avere la stessa dimensione. In questo caso vediamo di vedere 45-52, quindi questa è la dimensione originale. E allora, l'unica cosa da fare che cos'è? Nel controllo delle 4 bielle dobbiamo evidenziare che non dobbiamo avere ovalizzazione delle varie misure, quindi misurando da una parte che dall'altra a 180 gradi, cioè a 90 gradi dalla stessa misurazione, dobbiamo avere le stesse dimensioni. Perché questo? Perché se abbiamo 2 centesimi di ovalizzazione tra la misura, quella tra alto e basso, e quella laterale, abbiamo un consumo delle bronzine. Quindi andando a montare delle bronzine su questo motore, a poco utilizzo si vanno a consumare le bronzine, quindi dobbiamo essere perfettamente misura da una parte e anche dall'altra parte. Questo è un primo controllo. Passiamo al secondo controllo. Il secondo controllo qual è? Avere l'allineamento del banco, quindi poggiarlo su 2 punti di ancoraggio, quindi sul primo e sul quinto supporto. Quindi andiamo a mettere sul quinto supporto un prisma a 90 gradi per avere un ancoraggio dell'albero motore e uno sul primo supporto. Andiamo a controllare sulla parte centrale con un comparatore che non ci siano oscillazioni del comparatore al di là di 1 centesimo di spostamento. Questo è per controllare l'allineamento dell'albero motore. Poi ci sarà un ulteriore controllo se vogliamo essere, come dire, nel giusto controllo dell'albero motore, controllare le 4 misurazioni di altezza delle varie bielle, perché ripeto, tante volte ho riscontrato delle bielle che non rispecchiano, in questo caso, un fatidico controllo di avere un punto a 0 e un punto a 180 gradi, quindi a 180 gradi oppure a 0 non abbiamo l'allineamento delle bielle, ma a volte sono leggermente spostate il primo con il quarto oppure il secondo con il terzo. Quindi dobbiamo controllare questo se vogliamo effettivamente una buona combustione omogenea nel giro dell'albero motore. Questo è un altro controllo da fare. Poi, ancora prima di andare a fare tutte le varie lavorazioni, vedete che sull'albero motore ci sono, in questo caso che è un vecchio tipo di albero motore, perché ora negli alberomotori di nuova generazione non vengono fatti, vediamo di farlo vedere, questi fori dove vengono piantati dei tappi per la lubrificazione. In questo caso ci sono dei tappi per andare a fare
un foro passante tra la biella e il banco per dare la lubrificazione ai fori di sfogo, quindi sull'arbomotore sia di banco che di biella. In questo caso c'è qui un foro fatto per poter dare la lubrificazione che viene dal banco e trasportarla sulla biella. Nelle ultime generazioni di alberi motori questa parte di qui non viene più utilizzata perché viene fatta una foratura obliqua nell'albero motore, in questo caso, che dall'albero motore del banco viene ad uscire sull'albero motore a 30 gradi quasi prima del punto morto superiore, quindi verrà fatto un foro partendo da questa posizione per arrivare al banco, e quindi sulle altre BL verrà fatto in questo posto. Quindi andiamo a togliere i tappi, puliamo tutta la parte interna e poi andiamo di nuovo a richiudere la parte del tappo dell'albero motore. Ultimo controllo da poter fare proprio perché vogliamo fare una lavorazione all'albero motore. Che cosa verrà fatta sulla lavorazione dell'albero motore? In questo caso, se vogliamo che il motore giri in alto, non dobbiamo fare nulla di andare a togliere materiale sui 4 contrappesi, proprio perché se andiamo a togliere materiale sui 4 contrappesi non abbiamo più spinta dell'albero motore nella rotazione per arrivare ai fatidici giri dell'albero motore, che vogliamo arrivare a 8000, 9000 giri, quello che sia. Questo è un 1600 e dobbiamo calcolare che dobbiamo arrivare almeno sugli 8500-9000 giri. Quindi se non vogliamo togliere spinta sull'albero motore, non dobbiamo andare a togliere materiale sui 4 contrappesi che abbiamo. Anzi, in alcuni alberi motori viene montato un albero motore speciale con dei 4 contrappesi aggiuntivi. L'unica cosa che andrò a fare io in questo albero motore, ve lo vado a spiegare ora, sarà quello di, vedete, di andare a togliere queste scarpettine. Vedete, ci sono dei tasselli, voglio fare vedere un po' da vicino, vedete questi tasselli sull'albero motore? Non sono altri che dei tasselli che vengono lasciati sull'albero motore, come anche in questo caso, questo tassello qua, che dobbiamo per forza andare a togliere se vogliamo, per un uso agonistico del motore, per non avere un freno idrodinamico dell'olio che va a sbattere sull'albero motore. Quindi questo, in questo caso, nei motori di serie viene lasciato per poter fare delle equilibrature sull'albero. Quindi se in questo caso andiamo a fare dei fori in questo punto, se il peso da togliere era in questa parte, venivano lavorate queste tasselle, anche se originalmente queste tasselle a volte vengono lasciate per fare una rettifica dell'albero motore e ci servono soltanto per i macchinari, per andare a rettificare l'albero motore, per avere un punto di appoggio. Vengono sfruttate sia per questo motivo, e l'altro motivo per andare a fare delle lavorazioni qui, per andare a togliere materiale in caso di equilibratura. Quindi questo verranno eliminate. Giustamente, se andiamo a togliere questo materiale dalla parte opposta, quindi a 180 gradi, mancherà del materiale che dobbiamo giustamente poi lavorare e andare a togliere un materiale nel senso opposto. Altro punto da poter lavorare sull'albero motore, se vogliamo proprio essere con il giusto procedimento, quindi almeno ci sono altre 2 procedure da fare. Quale? Se vogliamo seguire la strada di togliere le resistenze di rotazione dell'albero motore, togliamo sia questi tasselli, che nello stesso tempo vedete che sull'albero motore vengono fatti dei fori di alleggerimento, non tanto di alleggerimento, ma sono questi dei fori di equilibratura. In questo caso sono superficiali, ma ci sono dei fori, come in questo caso,
che sono più profondi, quindi rientrano a volte 1 centimetro, 2 centimetri, in base al materiale da poter togliere, perché il materiale da togliere è in questa posizione. Però se vogliamo proprio sfruttare la situazione, andiamo a fare che cosa? Vedete, questo è la rotazione dell'albero motore e questo è il foro che andiamo a trovarci sull'albero motore. Se vogliamo togliere l'ostacolo del flusso d'aria che entra in questa cavità e possa portare turbolenze e quindi va a frenare un po' la rotazione dell'albero motore, e quindi lo fa sia a livello di flusso d'aria ma a livello anche di intrappolamento dell'olio che viene racchiuso qui dentro i fori. Sembrerà una cosa stupida a qualcuno dire se un motore gira 8500 se può fare un freno in questo modo, ma lo potete fare voi un esperimento, prendete qualcosa da poter girare e anche soffiando con l'aria, se avete delle cavità o qualcosa che va un po' a frenare, vedete che nel girare l'albero un po' questo farà da freno. Quindi se vogliamo togliere questo ostacolo possiamo fare una cosa, perché fare una filettatura in questo caso siamo al limite di spessore sull'albero motore, perché non è stato il foro centrato giusto. Però possiamo fare, per chiudere questo foro, possiamo fare una filettatura aggiuntiva sotto, quindi andare a fare un foro. Lo andiamo qui a fare una filettatura per andare a fare un tassello in questo modo. Quindi questo è filettato, quindi possiamo fare questa parte filettata che viene racchiusa questa parte che invece è tornita. In questo caso, se vogliamo, possiamo fare che ne so, prendiamo anche l'esempio di un bullone, no? Vediamo se riesco a fare. Allora, questa parte filettata la facciamo entrare qui dentro, quindi questo foro. Questa parte che poi sarà più grossa del bullone, quindi io lo faccio soltanto come esempio, andiamo a chiudere questo foro dell'albero motore, così quando poi verrà bullonato questo, lo andiamo, la parte superficie che esce di fuori la andiamo a tagliare e portiamo l'albero motore unico, come se andiamo ad annullare questo foro, quindi lo andiamo a chiudere in questo caso. Oppure, come farò in questo caso, visto che non deve fare delle modifiche oltre, o comunque dovrò chiedere consulenza se lo vorrà fare, perché inciderà un po' sui costi di lavorazione. Potremmo fare che nella fase di rotazione dell'albero motore, visto che questa parte la lasciamo più alta, possiamo fare questa parte leggermente più bassa. Ok, quindi andiamo, vediamo se posso fare un altro disegno per fare comprendere meglio. Se andiamo a questa profilatura, dove c'è il foro, lo possiamo leggermente ribassare, se qui c'è il foro, proprio per non avere l'ostacolo del flusso che in questo caso va a lambire l'albero motore e non andrà ad avere l'ostacolo del foro sull'albero motore. Quindi basterà che andiamo a fare questa parte leggermente più bassa del profilo del contrapeso, in questo caso, quindi basterà che questa misura la andiamo a fare, che 0,030
più bassa. In questo caso non andiamo ad avere l'ostacolo del flusso, quindi il flusso tenderà a girare in questo caso, ma non abbiamo l'ostacolo più perché non abbiamo questo gradino qua, quindi dobbiamo fare soltanto una raccordatura. Va bene, spero che sia stato chiaro nel tipo di lavorazione. Poi questo qua verrà messo a bagno ad ultrasuoni proprio per andare a togliere un po' questo attaccamento di materiale di olio che è penetrato un po' nell'albomotore e quindi verrà più o meno questa colorazione se lo andiamo a mettere a bagno, anche perché questo leggero colorazione scuro che vedete anche sull'albo motore dove va in rotazione a volte è determinato proprio da idrafilazione della benzina nell'olio, quindi la benzina nell'olio porta ad avere un po' questa colorazione e poi l'olio stesso che nei cambi tra un cambio e l'altro c'è un po' di tempo che viene lasciato in più, quindi porterà sicuramente nel tempo ad avere questa colorazione che adesso andiamo a togliere. Quindi raccordiamo un po' tutti gli angoli dell'albero motore e lo andiamo poi a vedere al limite nel secondo video che vado a fare.